Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Che ne dite di questa mini bustina molto graziosa? Io l'ho realizzata con 12 di questi moduli che oggi vi mostrerò, collegati tutti insieme, 6 da un lato, 6 dall'altro lato. Io ho, come detto, evitato cuciture e quant'altro, ma le ho concatenate tutte insieme. L'unica, diciamo, accortezza è quella di concatenare appunto i laterali, però appunto una volta visto come collegarne due si possono collegare tutti i pezzi. Poi ho bordato con una maglia bassa e l'ho inserita, diciamo, inserito dentro un'anima aiuta. Il lavoro è semplicissimo, si fa in 3 giri in pratica di lavorazione, ho scelto questo giallo, mi piaceva, volevo qualcosa di solare. Può essere appunto la base di una borsetta, non lo so, mettendo una tracollina, una mini borsetta o una polsiera da poter appunto portare come bustina in giro con noi. Vediamo un po', io qua ho già preparato un altro modulo piccolino, eccolo qui, questo è il punto di partenza, il lavoro che dobbiamo andare a fare e poi collegarlo. La lavorazione è molto semplice, partiamo con un catenella di 14 punti. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Allora andiamo a chiudere il nostro anello nella prima con una maglia bassissima in questo modo e ci alziamo con 3 catenelle, 2 e 3. Nel cerchio che ho formato dobbiamo andare a lavorare 31 maglie alte. Oh, questa mia si era chiusa. 31 maglie alte. Il totale di partenza devono essere 32. Quindi si prosegue così perché il totale è 32, però la prima maglia alta è sostituita dalle 3 catenelle. Facciamo i nostri 31 punti e poi ci vediamo qui. Allora, una volta finiti i miei 31 punti, vado a chiudermi con una maglia bassissima nella terza delle prime 3 catenelle lavorate, entro e vado a fare una maglia bassa. Adesso dobbiamo fare il giro degli archetti che sono 1 2 3 4 5 6 7 8. Dobbiamo creare 8 archetti sul, non l'avete visto, cioè scusate, questi qua. Ok, i miei archetti sono costituiti da 5 catenelle, 1 2 3 4 5, poi guardo le maglie di base, ne salto 3 e faccio una maglia, scusate, una maglia bassa. Un attimo che ritiro su. Allora contiamole: 1 2 3, nella quarta entro e vado a crearmi la mia maglia bassa e proseguo così per altre 7 volte, quindi abbiamo un totale di 8 archetti, perché noi dobbiamo squadrare appunto la lavorazione. Ci vediamo qui alla fine. Giunti a questo punto vado a chiudermi con una maglia bassissima e una maglia bassissima nella prima maglia bassa di inizio. Vi ricordate, eravamo al punto di partenza in cui avevo chiuso con una maglia bassissima, messo una catenella e una maglia bassa e quindi vicino ho fatto il mio punto di chiusura. Entro nell'archetto con una catenella, mi alzo di 4, 1 2 3
e 4, vado a lavorare altre 3 maglie altissime vicine, perché gli angoli sono formati da 4 maglie altissime e da 5 catenelle di separazione. Quindi la prima maglia altissima sono le 4 catenelle, la seconda, terza e poi 4 e sono alla quarta. Faccio 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, faccio di nuovo le mie 4 maglie altissime. Guardate che la lavorazione è molto veloce. 1, 2, 3 e infine 4. Ok? Poi faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto successivo entro e faccio una maglia bassa, altre 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, doppio filo sull'uncinetto, vado a fare nell'archetto successivo l'altro angolo. In questo caso adesso andiamo a inglobare nella lavorazione, a collegare le 2 mattonelle, 2, 3 e 4. Nel momento in cui mi trovo sui lati in cui devo collegare le mattonelle, al centro non andrò a fare più le 5 catenelle, ma all'inizio ne farò 2, 1 e 2. Prendo l'altra piastrella, mettiamo rovescio contro rovescio, quindi stiamo andando a collegare sul dritto del lavoro. Nell'angolino dell'altra mi collego con una maglia bassissima e chiudo. Vado ad aggiungere le mie 2 catenelle, doppio gettato e vado a continuare nell'angolo in cui stavo lavorando a proseguire la lavorazione dell'angolo stesso. Quindi qui mi mancano da costruire le altre 4 maglie altissime, 1, 2, 3 e poi 4. Ok, poi 2 catenelle, 1 e 2, guardo l'altro lato, vado a collegarmi nell'archetto qui dell'altra, chiudo, 2 catenelle, 1 e 2. Allora, sulla diciamo mattonella che sto lavorando mi trovo in questo spazio e qui vado a fare la maglia bassa e chiudo 2 catenelle, riprendo l'altra e vedete c'è l'altro gruppo di 5 catenelle che collega i 2 angoli, vado qui e chiudo con una maglia bassissima, altre 2 catenelle. Ok, allora riprendo il mio lavoro, si era girato, e vado a costruirmi metà dell'angolo. Sto collegando un unico lato, doppio giro, prima ne avevo messo solo 2, 1 e 2, vado a fare le mie 4 maglie altissime, una, 2, 3 e 4, poi 2 catenelle perché devo collegare il secondo angolo per collegare solo i 2 moduli,
entro nell'archetto dell'angolo, tiro e ho fatto una maglia bassissima, 2 catenelle e finisco di costruire il mio angolo. Una, adesso poi l'appoggiamo in piano per vedere appunto l'unione delle 2 mattonelle, 2, 3 e 4. Ok, eccole qua, sono collegate, poi sono collegate su questo lato. Ecco qui il punto di unione. Cosa succede adesso? Vado a rifare, in pratica abbiamo già costruito primo lato, secondo lato, devo costruire il terzo e il quarto, quindi 5 catenelle, una maglia bassa qui, 5 catenelle, angolo, 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, mi vado a chiudere sulla quarta delle prime catenelle costruite. Ci vediamo alla fine. Una volta giunti all'angolo non mi resta che chiudere. Sono andata a chiudermi, ve lo faccio vedere prima di bloccare il tutto. Sono andata a chiudermi con una maglia bassissima nella quarta delle prime 4 catenelle iniziali, chiudo così, maglia bassissima, aggiungo una catenella di sicurezza, tiro il filo e i 2 moduli sono collegati. Poi appunto, come detto, dovremo avere l'idea nel momento in cui voi andrete a fare l'angolo della vostra pochette, per esempio qui, logicamente diciamo le mattonelle angolari sono collegate sia alla base sia su uno dei lati, quindi non resta che procedere per esempio alla chiusura sia da questo lato che poi unendo gli altri 2 lati e così via. Guardate, è molto più semplice farlo che spiegarvelo. Alla fine appunto con 12 mattonelle in mezza giornata, diciamo un paio d'ore, la vostra pochette è pronta, quindi si può fare velocemente il lavoro, fermate i fili e poi applicate l'anima in juta. Spero che l'idea vi sia piaciuta, a me piace tantissimo, la utilizzerò subito questa mia borsettina. Poi ne potete fare l'uso che più vi piace. Spero che l'idea vi sia piaciuta e se è così mi raccomando, condividete il video, mettete like e iscrivetevi al canale. Buona giornata da Uncinetti allo sbaraglio, al prossimo tutorial.